La verità è che la vita di ognuno di noi è influenzata tantissimo dai contenuti che consumiamo. Se biologicamente siamo quello che mangiamo, mentalmente siamo i contenuti che consumiamo e gli input ai quali ci esponiamo. Oggi vi racconto quali podcast mi hanno aiutato nel mio percorso di apprendimento delle lingue straniere. Iniziamo dal tedesco. Il tedesco, devo dire che in tedesco non ho mai ascoltato grandi podcast nel momento in cui stavo imparando attivamente la lingua, perché risale a qualche anno fa, i podcast non erano ancora così ascoltati, perlomeno in Europa, come lo sono oggi, quindi non ho ascoltato podcast per imparare il tedesco. Oggigiorno però ascolto il podcast dello Standard in Austria, Besser Leben, che mi ha dato anche un paio di idee per un paio di podcast in passato, ad esempio l'idea del podcast in cui racconto di come ho provato a fare un giorno senza fare nulla. Non ci sono riuscito. Se vi interessa dategli un occhio, o meglio un orecchio, perché è un esperimento interessante. Besser Leben è appunto un podcast di uno dei giornali maggiori dell'Austria, condotto da un paio di ragazzi giovani, un ragazzo e una ragazza, che parla di temi, diciamo, utili in generale per vivere meglio, come dice il titolo stesso del podcast in tedesco. Francese, ragazzi. Io col francese a un certo punto ho avuto un momento di stallo, di stagnazione, potremmo dire, con l'apprendimento della lingua, perché ero arrivato a un punto in cui avevo perso un po' la motivazione, non sapevo bene come andare avanti. Per fortuna, ragazzi, ho scoperto il podcast Révolution Digital di François Lambert, che mi ha aiutato tantissimo a ritrovare la motivazione. François intervista di fatto imprenditori e imprenditrici francofoni, quindi dal mondo francofono in francese, e si parla di temi relativi alle start-up, ma anche al marketing online, a fare impresa in generale. Il podcast è super interessante, mi ricordo di aver fatto veramente 2 o 3 settimane della mia vita dove ogni giorno ascoltavo 3-4 episodi del podcast. Praticamente in 3 settimane ho ascoltato tutti gli episodi del podcast. Purtroppo al momento lui ha smesso di fare nuovi episodi, però ce ne sono credo più di un centinaio che ha pubblicato nel tempo e che consiglio se ovviamente state studiando francese, se già parlate francese e se vi interessano questo tipo di temi. Ripeterò sempre, ragazzi, l'interesse è fondamentale, quindi se questa qua è roba che piace a Simone ma che non piace a te, lascia perdere, non perderci neanche un secondo. Russo, ragazzi. Il russo è stata la lingua su cui ho fatto l'uso più grosso, devo dire, di podcast. Ho iniziato con Russian with Max, che è un podcast per, diciamo, persone che imparano il russo. Poi in poco tempo sono passato a Taki Budiet, che è un podcast in russo pensato per gente madrelingua, che parla del futuro. È molto interessante perché parla del futuro in ambiti diversi, dalla medicina allo sport, alla tecnologia, qualunque tipo di aspetto della nostra vita nel futuro, da qui a 30 anni, da qui a 50 anni. Sono interviste con esperti che, conoscendo appunto molto a fondo il loro settore di esperienza, sanno più o meno, ovviamente nessuno è sicuro, ma hanno un'idea delle previsioni per il futuro. Un altro podcast che ascolto in russo è invece Calculator, che parla di finanza e di investimenti. È molto interessante secondo me, sia per chi ha già esperienza in ambito finanziario e di investimenti, sia per chi sta iniziando da zero. Ho imparato un sacco di vocaboli in russo, ovviamente legati a questo ambito, e
i presentatori hanno un modo anche abbastanza tranquillo e secondo me molto comprensibile di parlare e di spiegare questi concetti. Il portoghese, ragazzi, per il portoghese ho ascoltato davvero tantissimo, ma davvero tanto, Resumo Cast. Da quello che mi racconta Spotify è stato il podcast che più ho ascoltato nel 2021 e notiamo che io ho iniziato a studiare portoghese a maggio e ho praticamente smesso di ascoltare podcast in portoghese a giugno, quindi ho fatto 2 mesi, ma l'ho ascoltato così tanto che nonostante io continui tuttora ad ascoltare podcast in russo e li abbia ascoltati per tutto il 2021, in questi 2 mesi ho ascoltato più Resumo Cast, quindi questo podcast in portoghese, che tutti gli altri podcast, quindi veramente ho fatto una full immersion totale. Il podcast non è altro che una serie di riassunti di libri diversi. Ogni singolo episodio è il riassunto di un libro, libri che di nuovo parlano di temi legati al business, all'imprenditoria, alla leadership e tutto questo genere di cose che io condivido anche nel mio podcast e che per me sono super interessanti. Lo stesso tipo di temi vengono trattati nel podcast Beyond Leadership, che nonostante abbia un titolo in inglese, è un podcast in sloveno, anche qui pensato per i madrelingua. In realtà alcuni episodi sono in inglese, alcuni episodi sono in sloveno. Io ovviamente ascolto gli episodi in sloveno perché per me è un modo di imparare la lingua. Mi sono fatto fare delle trascrizioni ad hoc, così ho il mio podcast e le trascrizioni e posso usare il mio solito metodo per imparare delle lingue, che è il metodo che offro nel programma membership per il mio podcast di italiano per stranieri. Quindi mi siedo, ascolto e leggo. Leggo e ascolto contemporaneamente, oppure ogni tanto ascolto senza leggere o leggo senza ascoltare. È un metodo splendido perché, di nuovo, sto consumando contenuti interessanti che mi servono anche, diciamo, nelle mie giornate poi e nel mio lavoro, ma sto al tempo stesso imparando una lingua ed è una forma splendida di imparare, di apprendere senza stress. Se voi ragazzi conoscete podcast, diciamo, di questo tipo o che pensate che possano essere interessanti per Simone, scrivetemi nei commenti, fatemi sapere invece in generale che tipo di podcast ascoltate voi e utilizzate per migliorare le lingue straniere. Fondamentale ovviamente per ascoltare i podcast è avere una buona comprensione orale. Ho fatto un video dove parlo esattamente di come migliorare la comprensione orale nelle lingue straniere. Dategli un occhio, piazzatemi un like e ci sentiamo davvero presto. Ciao a tutti, ciao ragazzi.